Giochi il diritto con un'impugnatura Eastern? Bene, ho preparato questo video pensando proprio a te e abbiamo qui davanti Stefanos Tsitsipas, uno dei migliori esponenti dal punto di vista della gestione del diritto con impugnatura Eastern, chiaramente un giocatore di grandissimo talento che ha moltissimo da insegnarci e mi raccomando, se ti piacciono contenuti come questo metti un bel mi piace, iscriviti al canale e fammi sapere qui sotto nei commenti quali altre tipologie di video ti piacerebbe vedere. Cominciamo. Quando parliamo di diritto con una presa Eastern, nel suo caso è una strong Eastern, non possiamo che parlare di Stefanos Tsitsipas, uno dei migliori dritti in circolazione con questa impugnatura. Mano sul cuore della racchetta, lui non ha un attrezzo molto perpendicolare che va dietro come potrebbe averlo Federer, dopodiché porta la racchetta bene dietro, molto alta, diciamo con i gomiti che non sono a 90 gradi come angolo, ma ci siamo quasi. Il braccio sinistro che sta bene disteso parallelo alla riga. Abbiamo un appoggio sul piede destro, lui si sta preparando a colpire fondamentalmente in open stance, ma ha ruotato il busto grazie alle sue anche. La racchetta adesso è salita ancora più in alto di prima e qui abbiamo gli angoli a 90 gradi. La racchetta ha fatto un lavoro di questo tipo, ok? Quindi la punta sta guardando verso l'alto, quindi non è un lavoro basso ma un lavoro alto quello che sta facendo. Il piattocorde guarda verso il basso, ok? Quindi si inizia a creare quella che potremmo chiamare una C, ok? Quindi ha fatto questa rotazione qua e scende giù, privilegiando, adesso vedremo, il tappo della racchetta. Ok? Sta andando avanti, sta guardando la palla in maniera veramente molto concentrata, focalizzata la palla. Ha iniziato fondamentalmente la sua rotazione del busto verso questa parte qua, l'appoggio è prevalentemente sul piede destro, lo vediamo dal suo muscolo, il quadricipite. Possiamo vedere come ha iniziato la rotazione del busto con la spalla, braccio, racchetta che vengono avanti, sta puntando la palla con l'ottagono, col tappo. E siamo andati sull'impatto con la spazzolata, ok? La spazzolata, questo braccio è piegato, non ce l'ha fermo qui che rimane, diciamo così, morto appoggiato sul corpo. Consiglio insomma molto spesso di andare a prendersi la racchetta sul cuore, cosa che lui non farà, ma ha comunque un ottimo equilibrio da questo punto di vista, quindi no al braccio che si ferma qua. Spazzolata e andiamo a chiudere con la racchetta bella distante dal corpo. Non è andato a chiudersi qua sulla spalla perché questo limita l'ampiezza che noi diamo al movimento, allo swing, ci costringe ad abbreviare il nostro movimento e quindi non abbiamo abbastanza profondità di palla. Se vogliamo aumentare la nostra profondità di palla dobbiamo andare più ampi e chiudere all'altezza della spalla. Sì, a volte può essere più su, a volte può essere più giù, non è un problema, l'importante è che lavoriamo da questo punto di vista con una traiettoria a tergicristallo, ovalizzando la traiettoria e schiacciandola, chiaramente questo a piacimento per avere una palla più o meno alta rispetto al passaggio sulla rete e quindi più o meno lineare come traiettoria per andare poi a chiudere. Possiamo vedere come comunque Tsitsipas prediliga la open stance, con un cross step è andato a prendersi anche questa palla. Vediamo anche questo dritto a seguire, lo vediamo aprire bene portando la racchetta dietro, impatto, bam. Possiamo vedere qui Stefanos scambiare sostanzialmente da fermo al centro del campo come trova la palla, come si muove con il suo footwork, sempre uno split step, sempre privilegiando la posizione in semi open stance. Ecco, andiamo a vedere qua un po' di passaggi che lui ha fatto. Intanto lo split step, se non sai di cosa si tratta, ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto sulle stance, uno dei video precedenti dove parliamo di neutral stance, closed stance
semi open stance e split step. Lo split step è quando il giocatore saltella con i piedi contemporaneamente, facendo quel saltello prima che lui si muova da una parte o dall'altra per andare a raggiungere la palla. La posizione semi open stance o open stance, come in questo caso, è molto diffusa nel tennis moderno perché si gioca prevalentemente da fondo campo e ci permette di mettere molta potenza sulla gamba dominante, in questo caso la gamba destra, e sfruttare, diciamo così, la potenza generata dalla torsione del busto e quindi generare, come dire, un colpo più efficace che possa essere ci possa aiutare nella gestione soprattutto delle palle più alte e che comunque ci richiede meno tempo per gestire tutto quanto. Ecco, il lavoro che lui fa in questo caso è quello di andare con un cross step, quindi è passato col suo piede destro davanti a quello sinistro e si è ritrovato in questa posizione. Colpisce la palla, possiamo vedere la spazzolatura, qua va a prendere la sua racchetta con la mano sinistra quando va a chiudere, e questo è un consiglio che io appunto vi do spesso, perché troppo spesso vedo giocatori che hanno il loro braccio sinistro che rimane dormiente attaccato al corpo. Ecco, vediamo come l'ha presa qua su, si è preso credo il manico in questo caso specifico, potete prendere anche il cuore, ma è importante non finire sulla spalla come abbiamo detto prima. Facciamo un bel movimento ampio. Ecco, riprende posizione, qua lo vediamo al rallenti, un'apertura abbastanza alta, ampia, con una racchetta che va a scendere giù generando una C, il tappo della racchetta che si orienta sulla palla, impatto, una bella spazzolata con una palla comunque mediamente colpita bassa e lui la tira su. Stiamo passando a circa 70-80 cm dal nastro della rete. Nella gestione delle palle basse comunque Stefanos predilige sempre la open stance. Vediamo qua come al rallentatore si riesce a capire come stia gestendo proprio questo colpo, questo caricamento. Faccio notare la grandissima attenzione che ci mette dal punto di vista visivo e guardate, non ha ancora girato il suo sguardo eppure la palla è già quasi arrivata alla rete, quindi questa è una cosa importante. Non ammirate i vostri colpi, ma guardate molto efficacemente la palla fino a quando la palla non ha lasciato il vostro piatto a corde e recuperate subito la posizione preparandovi per il prossimo colpo, che può essere un dritto, può essere un rovescio. Questo potete scoprirlo solamente nella fase, diciamo, di impatto dell'avversario. Split step e ci prepariamo per il colpo successivo, bam, e acchiappiamo la racchetta come in questo caso. E allora, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e al prossimo video.